Perché non riesci più a stare senza stimoli? Forse non perché sei debole, distratto o incapace di concentrarti. Forse perché vivi in un ambiente che ti abitua continuamente a riempire ogni spazio. Qualcosa da guardare, da ascoltare, da controllare, da consumare. E così, quando arriva un momento vuoto, anche piccolo, anche banale, non lo senti più come uno spazio. Lo senti come un problema, come qualcosa da correggere subito. Succede in momenti normalissimi. Sei in fila al supermercato, oppure aspetti che il semaforo diventi verde, oppure sei in macchina qualche minuto prima di entrare da qualche parte, o ancora hai finito una cosa e non hai iniziato la prossima. C'è una pausa, piccola, breve, e quasi subito la mano cerca il telefono. Non perché devi fare qualcosa di importante, non perché hai ricevuto un messaggio urgente. Lo fai quasi senza pensarci, come se quel vuoto durasse già troppo. Ed è proprio lì che si vede qualcosa di importante, non nei grandi momenti, non nelle crisi, ma nei passaggi invisibili della giornata, nel modo in cui vivi l'attesa, nel modo in cui reagisci quando non c'è niente da fare. Perché la vita non è fatta solo di momenti intensi, è fatta anche di intermezzi, di tempi morti, di minuti senza identità. E forse abbiamo perso proprio questo, la capacità di stare nei momenti che non servono a niente. Il problema non è cercare stimoli, gli esseri umani lo hanno sempre fatto, abbiamo bisogno di novità, movimento, relazione, racconto. Non c'è nulla di sbagliato nel voler sentire qualcosa che accenda la mente. Il problema arriva quando ogni assenza di stimolo diventa insopportabile, quando il silenzio sembra una minaccia, quando la noia deve essere eliminata immediatamente, quando non riesci più a distinguere tra il desiderio di vivere e il bisogno continuo di essere intrattenuto. Forse questa è la prima verità scomoda. Magari non ti manca tempo per riposare, magari non riesci più a riposare davvero perché anche il riposo deve stimolarti. Ti sdrai ma guardi un video, mangi ma ascolti qualcosa, cammini ma controlli le notifiche, vai a letto ma continui a scorrere contenuti. Il corpo magari è fermo, sì certo, ma la mente continua a correre. E allora dici di esserti riposato perché non hai lavorato. Però dentro sei ancora pieno di immagini, di parole, di confronti, di opinioni, di desideri, di allarmi. È una stanchezza strana, non la stanchezza pulita di chi ha fatto qualcosa fino in fondo. È una stanchezza dispersa. Hai guardato 1000 cose, ma non ne hai abitata davvero nessuna. Hai ascoltato continuamente qualcosa, ma niente è rimasto davvero dentro. Hai consumato contenuti per svuotarti, e invece ti sei riempito di altro rumore. Alla fine non sei più leggero, sei più saturo. E una mente satura non ha bisogno di altri stimoli, ha bisogno di spazio. Il problema è che lo spazio ormai ci mette a disagio. Forse perché nello spazio iniziamo a sentire cose che durante il giorno riusciamo a coprire. Quando non c'è uno schermo, una voce o qualcosa che occupa la mente, può emergere una tristezza sottile, una preoccupazione che hai spinto via tutto il giorno, una sensazione di vuoto, una stanchezza più profonda, oppure semplicemente la presenza nuda della tua vita, senza distrazioni. E questa cosa, a volte, è molto più difficile da sostenere di quanto immaginiamo. E allora riempiamo tutto, mentre cuciniamo, mentre camminiamo, mentre aspettiamo, mentre mangiamo, mentre siamo da soli, mentre siamo con gli altri. Riempiamo ogni pausa. Non sempre perché quei contenuti siano davvero importanti. A volte semplicemente perché non vogliamo restare scoperti, non vogliamo lasciare troppo spazio al silenzio. E così il vuoto, che potrebbe diventare un luogo di respiro, diventa qualcosa da tappare il più velocemente possibile. Qui forse c'è una seconda frattura importante. Non siamo diventati più vivi perché abbiamo più stimoli. Siamo diventati incapaci di sentire la vita quando gli stimoli finiscono. E questa, se ci pensi, è una contraddizione enorme. Abbiamo accesso continuo a video, podcast, musica, notizie, serie TV, messaggi, contenuti di ogni tipo. Possiamo potenzialmente riempire ogni secondo. Eppure moltissime persone si sentono più vuote, non perché manchi qualcosa da consumare, ma perché manca uno spazio interno in cui quello che viviamo possa depositarsi davvero. Se tutto entra continuamente, niente resta. Pensa a una giornata normale, ti svegli e forse la prima cosa che guardi è uno schermo. Prima ancora di capire come stai, sai già che cosa sta succedendo fuori. Notifiche, messaggi, news, video, promemoria, numeri. Poi la giornata continua così, passi da una cosa all'altra. Telefono, lavoro, email, feed, audio, chat, contenuti brevi. E anche quando hai un momento libero, lo riempi immediatamente con qualcos'altro. Così la sera arriva, ma la mente non sa più rallentare. E allora non è strano
che il silenzio inizi a sembrarti pesante. Non è strano che un libro sembri troppo lento, non è strano che una passeggiata senza cuffie sembri vuota. La nostra attenzione si adatta all'ambiente in cui vive. Se la abituiamo continuamente a saltare, poi restare diventa difficile. Se la nutriamo solo di stimoli rapidi, tutto ciò che richiede tempo inizia a sembrarci noioso. E il problema è che la vita vera richiede tempo. Questa forse è una delle cose più dure da accettare. La vita reale spesso è poco stimolante, non perché sia brutta, ma perché è vera. Ripete gesti, chiede pazienza, chiede continuità, chiede cura. Una cena semplice, per esempio, oppure la spesa, una stanza da sistemare, il tragitto che fai ogni giorno, una conversazione calma, il volto di una persona che conosci da anni. Queste cose non competono con gli stimoli digitali, non hanno musica, montaggio, velocità, sorpresa continua. E allora rischiano di sembrarci povere. Ma non sono povere, sono semplicemente meno aggressive. Il problema è che quando la mente viene colpita continuamente, si abitua a essere colpita e tutto ciò che non colpisce abbastanza sembra non esistere più. Una giornata tranquilla sembra quasi sprecata, un pomeriggio normale sembra vuoto, una vita ordinata sembra quasi sbagliata. Ma forse non è la vita essere troppo piatta, forse siamo noi ad aver alzato troppo la soglia dello stimolo. Abbiamo bisogno di sempre più intensità per sentire qualcosa e nel frattempo perdiamo la capacità di percepire le cose piccole. La saggezza ispirata al buddismo invita spesso a guardare proprio questo movimento. La mente vuole continuamente aggrapparsi a qualcosa, un pensiero, un suono, un desiderio, un'immagine. Appena resta sola, si agita. E la vita moderna le offre un flusso infinito di distrazioni. Ogni inquietudine trova subito un contenuto, ogni disagio trova subito qualcosa che lo copra. Ma il fatto che qualcosa sia disponibile non significa che ci faccia bene. Questa è un'altra verità difficile da accettare. Non tutto ciò che calma per qualche minuto nutre davvero. Ci sono stimoli che sembrano riposo, ma invece prolungano l'agitazione. Contenuti che sembrano compagnia, ma aumentano la solitudine. Informazioni che sembrano consapevolezza, ma producono solo ansia. E tu questa cosa la senti nel corpo, la senti dentro. Dopo certi consumi non sei più presente, sei solo anestetizzato. Ed è qui che il minimalismo cambia completamente significato. Non entra come regola, non arriva per dirti elimina questo, riduci quello, ottimizza il tempo. Altrimenti diventerebbe l'ennesima forma di controllo e ne abbiamo già troppe. Il minimalismo entra come domanda. Che cosa sto cercando di non sentire, riempiendo continuamente ogni spazio? E questa domanda è molto più difficile di qualunque tecnica, perché sposta il problema dal telefono al rapporto che hai con il vuoto, dal numero di ore online alla paura di restare senza stimoli. Forse il primo passo non è togliere qualcosa, è accorgerti di quello che fai automaticamente. Quante volte hai bisogno di un sottofondo? Quante volte apri qualcosa senza scegliere davvero? Quante volte non riesci a fare una cosa semplice senza aggiungerne subito un'altra? Ma non per accusarti, ma perché senza vedere l'automatismo continuerei a chiamarlo libertà. E invece a volte non è libertà, è incapacità di restare. Questa frase che sto per dirti forse può fare un po' male. Non sei libero solo perché puoi scegliere tra infiniti stimoli. Sei libero quando riesci anche a non sceglierne nessuno. Quando puoi lasciare che una camminata resti una camminata, che un pasto resti un pasto, che una stanza silenziosa resti silenziosa. Non sempre, non come regola rigida, ma almeno qualche volta. Perché se ogni vuoto deve sempre essere riempito, allora non sei tu a usare gli stimoli, sono gli stimoli a decidere quanto spazio riesci a sopportare. E nello spazio, se resti abbastanza, può succedere qualcosa di molto semplice. All'inizio magari arriva disagio, poi noia, poi impazienza, poi la voglia di prendere il telefono. Ma se non scappi subito, forse inizi a sentire altro. Il corpo, il respiro, una stanchezza vera, un pensiero che non trovava spazio da giorni, la sensazione che stai vivendo troppo velocemente. Perché anche la mente ha bisogno di digerire, non può solo ingerire continuamente cose. E invece spesso viviamo così, come se la coscienza fosse uno stomaco senza fondo, ma non lo è. Ha bisogno di pause vere, pause in cui non impari niente, non produci niente, non consumi niente. Momenti in cui non succede nulla di utile. Ed è proprio lì che qualcosa può tornare umano. Perché non tutto ciò che è vivo è utile, non tutto ciò che conta produce un risultato e non tutto ciò che ti fa bene ti stimola immediatamente. A volte quello che ti fa bene all'inizio, dopo ti annoia,
perché non grida, non corre, non compete, ma ti aspetta. Forse non riesci più a stare senza stimoli perché per anni ti hanno insegnato che ogni vuoto è tempo perso. Ma il vuoto non è tempo perso, è il luogo in cui la vita torna a farsi sentire. È lì che capisci se sei stanco, se sei triste, se stai andando troppo veloce, se c'è qualcosa che stai evitando da troppo tempo. Se riempi sempre tutto, non elimini il vuoto, elimini la possibilità di ascoltarlo. E quello che non ascolti non sparisce, si accumula, diventa nervosismo, insonnia, irritabilità, bisogno continuo di altro. Allora forse puoi iniziare in un modo molto piccolo, quasi ridicolo. La prossima volta che sei in fila, non prendere subito il telefono. La prossima volta che cammini, togli le cuffie per qualche minuto. La prossima volta che mangi, prova a non aggiungere una voce in sottofondo. Non per diventare migliore, non per fare performance spirituale, solo per vedere che cosa succede quando non copri immediatamente il vuoto. Forse ti annoierai, forse proverai disagio e va bene così, anche quello sei tu. E magari lentamente scoprirai che la mancanza di stimoli non è una punizione, è una soglia. All'inizio sembra vuota perché sei abituato al rumore. Poi cambia consistenza. Diventa spazio mentale, diventa respiro, diventa attenzione, diventa capacità di sentire qualcosa di piccolo senza aver bisogno che sia spettacolare. Il rumore promette intensità immediata. Il silenzio restituisce profondità, ma non lo fa subito. Ti chiede un tempo che forse non sei più abituato a dare. Non devi ovviamente sparire dal mondo, non devi vivere senza musica, senza video, senza social. Non è questo il punto. Il punto è non aver più bisogno di riempire tutto per sentirti al sicuro. Il punto è riuscire ogni tanto a stare dentro un momento nudo, un momento senza contenuto, senza distrazione, senza anestesia. Perché forse la pace non è trovare finalmente lo stimolo giusto. Forse è scoprire che qualche volta puoi anche non cercarne nessuno. E se oggi questa cosa ti sembra difficile, non significa che hai fallito, ci mancherebbe. Significa solo che sei umano dentro un ambiente che ha reso il silenzio sempre più raro. Puoi ricominciare da poco, da una pausa non riempita, da un'attesa lasciata vuota, da un respiro prima di aprire lo schermo. La tua attenzione non tornerà intera in un giorno, ma ogni volta che lasci uno spazio vuoto senza scappare, le ricordi la strada di casa. E forse è proprio da lì che inizia una forma più profonda di libertà, non dal controllare tutto, ma dal non avere continuamente bisogno di stimoli per sentirsi vivo. Se queste riflessioni ti aiutano a rallentare, a fare spazio e a guardare con più chiarezza il tuo rapporto con il rumore della vita, iscriviti al canale. Grazie.